Per vedere i tom possiamo analizzarli tutti e tre contemporaneamente perché praticamente hanno più o meno la stessa configurazione. Parliamo proprio di piccole differenze, anche perché i suoni sono abbastanza simili tra di loro. Infatti adesso lo ascoltiamo un attimo anche con i plugin già attivati. Ok, quindi cambia semplicemente il pitch del tom, appunto, perché sono tutti e tre di differente dimensione. E quindi basterà semplicemente vedere appunto come ne ho equalizzato uno per capire comunque gli altri come funzionano. Prendiamo per esempio il primo tom. Cioè, ho enfatizzato intorno ai 200 Hz per quanto riguarda le frequenze basse. Poi ho tolto un po' di frequenze medio-basse di meno 12.8 dB. Quindi ho abbassato un po' di frequenze medio-basse. Le frequenze medio-alte, stessa cosa, abbassate però al minimo e appunto, con un fattore Q il più alto possibile che c'è nel plugin, 0.10. E quindi intorno ai 3500, anzi i 3500 Hz. Le frequenze alte le ho abbassate, quindi sugli 8000, oltre a gestire il discorso dei filtri. Quindi ho tagliato sui 4000 per quanto riguarda il filtro passa basso e per il filtro passa alto invece intorno, anzi sui 119 Hz in particolare. Come compressione siamo ad un livello, quindi a un rapporto più basso, però comunque efficace, anche perché erano poco da comprimere in quanto già non sono abbastanza pieno di attacco, quindi ho preferito comprimere di meno. Però ho utilizzato un gate molto forte, un gate parecchio efficace, perché avevo veramente tanti rientri dovuti anche dall'equalizzazione. Questo è senza gate. Il fatto che mi rientrasse il rullante, soprattutto in questo modo, mi ha dato qualche problema, perché risultava sempre troppo ricco di frequenze alte. Quindi ho preferito togliere il rullante dai tom. Di solito lo lascio nei tom, cioè i tom li lascio liberi. Però in questo caso, dato che il suono doveva essere più secco possibile, avevo troppi rientri per fare in modo che fosse secco, quindi ho fatto in questo modo, ho gestito la situazione in questo modo. Infatti con il gate suona tutto meglio. Quindi sento solamente il transiente in effetti del rullante. Tutti e tre i tom sono settati allo stesso modo a livello di gate. A parte qualche piccola differenza, il tom ha una soglia un po' più bassa, quindi è più... gli altri due hanno la soglia appunto un po' leggermente più alta. Il resto dei parametri sono uguali. Qui ho messo fast attack perché appunto il tom deve mantenere comunque l'attacco e quindi deve essere veloce, un attacco appunto veloce. L'interruttore analogico in tutti e tre attivato. L'unica differenza che abbiamo è il tipo di taglio che ho effettuato. Sul timpano ho tagliato tutto ciò che è sotto i 60, perché comunque il timpano è appunto il
il tom più basso che è stato registrato appunto in questa sessione. A parte la cassa, però la cassa ha un'altra funzione, quindi il timpano in questo modo suona bene. Per quanto riguarda il gain l'ho lasciato esattamente così, ho abbassato semplicemente il volume.